Sono pronto a fare una scommessa con te. Sto per mostrarti 5 funzionalità nascoste del Task Manager di Windows 10 e di Windows 11 che non solo non conoscevi, ma sono in grado di migliorare la performance del tuo computer e di semplificarti la vita in maniera davvero incredibile. E allora, se ti senti pronto, iniziamo! Disclaimer: i contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo. Andiamo avanti, va? E una volta tanto non hai bisogno di scaricare assolutamente niente sul tuo computer perché hai già tutto quello di cui hai bisogno. L'unica cosa che ti manca è imparare questi trucchetti da professionista che ti garantisco possono migliorare e anche di tanto la tua vita informatica. Rapidissimamente, inoltre, prima di continuare, volevo ricordarti l'importanza di essere iscritto ad entrambi i nostri canali, e quindi sia a Gentiluomo Digitale che al nostro canale secondario Il Lato Oscuro, dove vanno a finire dei contenuti che non riesco a pubblicare qui. Ma adesso andiamo avanti e tuffiamoci a capofitto nell'argomento del giorno. Di la verità, quante volte hai usato il Task Manager, ovvero quella simpatica finestrella che ti consente di gestire praticamente tutto sul tuo computer e che si attiva con la pressione dei tasti Ctrl, Shift e Desk? Le funzionalità del Task Manager le conosciamo fin troppo bene, quindi non perdo tempo nel descriverle. Ti dico semplicemente che da questa finestra processi gestiamo tutti quanti i processi attivi sul nostro computer. Nella finestra prestazioni possiamo vedere l'occupazione delle varie risorse del nostro sistema. Nella cronologia applicazioni troviamo tutte quante le ultime applicazioni lanciate sul nostro PC. Nella finestra app di avvio ci sono tutte quante le app che vengono avviate automaticamente quando accendiamo il computer. Dalla finestra utenti possiamo vedere e gestire gli utenti connessi al computer. Dalla sezione dettagli possiamo desumere una serie di informazioni utili relative ai vari processi ed applicazioni in esecuzione. E infine nella finestra servizi troviamo la gestione di tutti quanti i servizi presenti sul nostro PC. Torniamo quindi sulla finestra processi e andiamo a vedere il primo trucco del giorno, ovvero quello relativo all'attivazione della cosiddetta modalità efficienza, che ci consente di risparmiare risorse sul nostro computer e di velocizzarlo. Quante volte ti è capitato di notare degli improvvisi rallentamenti di Windows? Ebbene, questo può essere dovuto a qualche programma particolarmente ingordo di qualche risorsa. In questo caso ho installato un Google Chrome assolutamente non ottimizzato su questa macchina che va a succhiarsi la bellezza di 286,9 MB della nostra preziosissima RAM. Come procedere in questi casi? Ci basta fare un clic sulla frecciolina accanto al nome del programma per espandere tutte quante le sottovoci, selezionarle una per una, cliccare con il pulsante destro e attivare la modalità efficienza. Una volta attivata vedrai comparire delle foglioline verdi a fianco al programma e pianino pianino la modalità efficienza farà sì che questo programma occupi sempre meno risorse del computer. Naturalmente la modalità efficienza, oltre a velocizzare il computer, ne allunga parzialmente la vita, ma soprattutto allunga la vita delle nostre batterie. Tuttavia molto spesso potrai notare anche un'altra cosa, ovvero che è molto difficile andare ad acchiappare le app all'interno del nostro gestione attività, e questo perché le app si muovono sulla base dell'ordinamento che gli abbiamo dato. In questo caso ogni volta che una app occupa più o meno CPU viene spostata più in alto oppure più in basso, ma naturalmente c'è una soluzione a tutto questo. Tutto quello che dovrai fare per fermare questo fastidiosissimo balletto sarà premere il tasto Ctrl sulla tua tastiera. Guarda, adesso lo premo e come vedi tutto quanto resta assolutamente congelato, consentendoci di andare a gestire le applicazioni che vogliamo acchiappare. In questo caso, se voglio applicare per esempio al mio NordVPN una modalità efficienza, posso farlo tranquillamente. Ricordati che non verrà aggiornata neanche la presenza della modalità efficienza fino a quando non rilascerai il tasto Ctrl come sto facendo io adesso. Ecco fatto. Come vedi, la modalità è stata applicata e le app riprendono a scorrere esattamente come prima.
Un altro trucco molto semplice ma non meno importante è quello che ci consente di disporre le app in ordine di occupazione di una determinata risorsa. In questo modo potremo vedere ad esempio qual è la app che richiede la maggior quantità di memoria, quella che occupa maggiormente il processore o quella che dà più filo da torcere al nostro hard disk. Facciamo un esempio. Supponiamo di voler capire qual è sul nostro computer la app che occupa più memoria. Quello che dovremo fare sarà cliccare sulla relativa casellina, quindi sulla casellina memoria, e vedremo che le app verranno riordinate in ordine di occupazione e scopriamo infatti che sono i widget di Windows, in questo caso, a succhiarsi la bellezza di 203,8 MB. Attenzione ad un dettaglio, perché nel momento in cui andrai nuovamente a cliccare la stessa casellina, l'ordine delle app verrà invertito e quindi avrai in cima quelle che occupano la minor quantità della risorsa che hai scelto. Una cosa che invece trovo veramente utile del Task Manager di Windows è la possibilità di personalizzarlo e in particolar modo di personalizzare tutte quante le colonne. Farlo è veramente semplicissimo. Ci basterà infatti cliccare in un punto qualsiasi qui in alto con il pulsante destro del mouse e potremo andare ad attivare una serie di informazioni molto interessanti. Ad esempio, per i portatili sarà interessante conoscere il consumo elettrico di ogni singola applicazione che andiamo ad utilizzare, in modo da capire letteralmente a colpo d'occhio quali applicazioni ci conviene terminare nel caso in cui vogliamo ottimizzare la durata della nostra batteria. Ma non basta, perché c'è un'altra opzione che io attivo sempre, che è questa qui. Si chiama riga di comando e quello che fa è mostrarci il percorso completo con tutte quante le opzioni con cui viene lanciata ogni singola applicazione presente sul nostro computer, e questa è utilissima sia per conoscerne vita, morte e miracoli, ma anche e soprattutto laddove non siamo certissimi di qualche applicazione e temiamo che possa essere infetta. In questo modo sapremo dove andare a trovarla e potremo tranquillamente cancellarla, ovviamente dopo averla terminata. Ma sempre rimanendo in tema di personalizzazione della nostra gestione attività, ci sono un altro paio di consigli che voglio darti. Se infatti premiamo la combinazione Ctrl-Shift e Esc per andare ad aprirla, ci accorgiamo che questa parte sempre impostata sulla pagina dei processi, che è sì una pagina utilissima, ma sicuramente qualsiasi informatico la apre dopo aver dato un'occhiata alle prestazioni del computer. Per evitare di dover fare ogni volta clic sulla finestra prestazioni, se andiamo in basso sulle impostazioni della gestione attività, vediamo che abbiamo la possibilità di scegliere la nostra pagina iniziale predefinita e cambiare pagina da processi a prestazioni, cosa che ti consiglio di fare per avere immediatamente alla pressione del Ctrl-Shift-Esc sott'occhio un quadro sinottico della situazione del tuo computer. Ma un'altra voce che ti suggerisco assolutamente di disabilitare è questa qui, quella che si chiama chiedi conferma prima di applicare la modalità efficienza. Come abbiamo visto nel primo suggerimento, applicare la modalità efficienza significa molto spesso doverla applicare a tutte le sottovoci di una singola app, e questo può essere molto noioso nel momento in cui dovessimo andare a confermarla ogni volta una per una. E a questo punto sono veramente curioso di sapere quanti dei suggerimenti che ti ho presentato conoscevi già. Se ne hai voglia, fammelo sapere nei commenti, in modo che possiamo anche confrontarci sull'argomento. Un'altra cosa che ci tengo tantissimo a dire è che ho tratto spunto per questo video da un articolo che è uscito questa settimana su Punto Informatico, che tratta sostanzialmente lo stesso argomento e che, se vuoi leggere, ti lascio nella descrizione di questo video. E veniamo ai ringraziamenti del giorno, che quest'oggi sono tutti solo ed esclusivamente per te, che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti. E detto questo, non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima. Iscriviti!